Nascosti in vari punti nella periferia di Copenaghen si trovano 6 giganti di legno realizzati dallo scultore danese Thomas Dambo. Le sculture, realizzate con il legno di scarto riciclato dei bancali, sono state posizionate nascoste nel verde. Noi siamo riusciti a trovarne una e lasciamo a voi la gioia di trovare le altre sculture seguendo la mappa sul sito dello scultore. Questa si chiama Sleeping Louis e l'intento dell'artista è di portare i turisti nei luoghi della sua infanzia, seguendo una caccia al tesoro immersi nella natura. A nord di Copenaghen, la Bagsvaardkirke è una chiesa progettata da Jorn Utzon, l'architetto che progettò l'Opera House di Sydney. Gli interni sono illuminati in modo naturale, grazie a pannelli in vetro posti sul tetto e grazie alle pareti che sono in cemento bianco. Utzon disegnò personalmente anche l'altare e l'organo e in questa chiesa, oltre alle funzioni religiose, si tengono spesso concerti di pianoforte e di organo. Questa chiesa è stata costruita nel 1976 e all'epoca era considerata un pezzo forte di architettura contemporanea. In un quartiere residenziale a nord di Copenaghen saliamo sul tetto di un edificio e con nostra grande sorpresa troviamo un parco giochi dove i bambini si possono arrampicare su strutture coloratissime. Ci ha colpito molto perché le famiglie non hanno bisogno di uscire dal palazzo, ma da casa loro devono prendere solo l'ascensore. E mentre i bambini si divertono, gli adulti possono godersi un po' di sole e un bel panorama sul porto della città. Se volete saperne di più sulla vita dei danesi di qualche secolo fa, dovete visitare il Frilandsmuseet, uno dei più vecchi e grandi musei all'aperto del mondo. Aperto nel 1897, occupa 86 acri di terra, dove sono esposte oltre 100 case originali trasportate qui pezzo per pezzo da tutta la Danimarca. Tutte le case hanno arredi e oggetti originali e abbracciano un lungo periodo storico che va dal 1650 al 1950. Un tipico negozio dei primi del Novecento cattura la nostra curiosità e ci fa capire quali erano le merci di fondamentale importanza di quel periodo.
Ci siamo spostati ora in un altro quartiere alla periferia di Copenaghen per visitare la Grundtvig-kirke. L'imponente facciata ricorda la forma di un organo e il campanile è alto ben 49 metri. La chiesa è uno degli edifici religiosi più noti in città e il suo nome è legato a un filosofo danese del XIX secolo. La navata centrale è lunga 76 metri e larga 35 e può ospitare ben 1800 persone. Per la sua costruzione, nel 1926, sono stati utilizzati ben 6 milioni di mattoni color ocra, un tipico materiale di edilizia popolare in Danimarca. Urban Rigger è una creazione dell'architetto Bjarke Ingels per venire incontro alla sempre maggiore richiesta di abitazioni per studenti in città. Nella zona poco sfruttata del porto si è pensato a delle soluzioni abitative all'interno di container opportunamente disposti. Con 9 container si possono ottenere 12 unità abitative intorno a un giardino centrale di utilizzo comune. Lo Statens Museum for Kunst, o SMK, è il museo di belle arti di Copenaghen, aperto per ospitare le opere d'arte della famiglia reale. Oltre alle espressioni più libere di arte moderna, vi è un settore dedicato all'arte europea, uno per l'arte nordica e danese e uno per l'arte francese. Abbiamo potuto vedere quadri di Rubens, quadri di Giambattista Tiepolo, di Pablo Picasso, di Edvard Munch e di Leonardo da Vinci. Lo scultore danese Jacobsen ha rappresentato con questa scultura la fiaba di Andersen, Storia di una mamma.